Ciao ciurma! Ci ritroviamo qua per parlare del referendum di questo fine settimana. Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. Non parleremo delle cose politiche, ma parleremo solamente di cose di cyber security. Poi vi farò alla fine del video, un breve discorso a parte, su quello che farò io andrò a votare, ma non vi dirò già, vi faccio uno spoiler, non vi dirò per cosa voto, però vi dirò perché non vi dirò per cosa voto. Quindi, no, la storia è veramente bellina da ascoltare, poi ve la dirò. Però parliamo innanzitutto del sistema cyber che c'è dietro il referendum, non quello davanti politico che tutti noi vediamo. Bene, sigla, torniamo qua. Oggi siamo qui per Cyber News, la serie dove parliamo di attualità digitale e di tutto ciò che accade nel mondo della sicurezza informatica. Mettetevi comodi, si comincia con gli argomenti di oggi. Può essere hackerato secondo voi un referendum? La risposta vi sorprenderà. Questo weekend gli italiani voteranno per la riforma della giustizia e dietro le urne c'è una macchina cyber complessa che pochi conoscono. Il voto cartaceo è la prima e più robusta difesa dagli attacchi cyber, ovviamente, perché il cartaceo non utilizza una connessione. Il modello italiano è intenzionalmente analogico. La scheda di carta è air gapped by design. Non esiste quindi un database centrale del voto che potrebbe essere compromesso. Non c'è. Il Viminale ha confermato che i tempi per il voto elettronico non sono ancora maturi, anche perché gli esperti di sicurezza continuano a sollevare dubbi tecnici e tra questi un po' ci sono anche io, nel senso che ora avremo anche la CIE, che è la carta d'identità elettronica, però non siamo ancora pronti. Secondo me ci vuole ancora qualche anno, ora è obbligatoria, però ci vuole ancora qualche anno per capire bene un sistema sicuro per farlo. Secondo me anche 2030 ci arriveremo forse. No, più che altro quello che penso è alle persone con disabilità e alle persone con magari, invalidità civili o cose di questo tipo, che probabilmente per quelle persone lì sarebbe molto più utile e forse sarebbe anche utile cominciare a farlo per quelle persone lì solamente e poi dopo magari più avanti, se funziona realmente, se non succedono casini, magari estenderlo. Se ne può parlare. Il punto debole però del nostro modello è la trasmissione dei dati. Qui viene il cuore tecnico, perché, il vero vettore di rischio non è l'urna in sé, ma è la trasmissione dei risultati dei seggi periferici al centro. Il Ministero dell'Interno ha adottato una strategia a doppio binario, il binario 1 e il binario cyber, rafforzamento dei canali digitali usati per la raccolta e la trasmissione dei dati in tempo reale, quindi il monitoraggio dei flussi, la cifratura e l'anomaly detection. Il binario 2 è sul binario tradizionale, è la proclamazione ufficiale dei risultati che avviene sempre con modalità tradizionali, separata dal flusso digitale. Questa separazione è una scelta architetturale deliberata, quindi anche se qualcuno manipolasse i dati trasmessi digitalmente, il risultato ufficiale sarebbe sempre validato dalla carta, okay? Quindi è un ottimo esempio di defense in depth. Il rischio maggiore poi oggi non è un attacco tecnico ai server, ma sono delle minacce ibride. Quindi per andare a prendere degli esempi anche europei, per esempio durante le elezioni moldave del 2024, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna documentò deepfake che simulavano la voce della presidente, su chatbot di Telegram che pagavano per diffondere contenuti anti-europei. Quindi deepfake di audio e video sulle piattaforme sociali che possono ingannare i votanti. Ci sono anche poi tra questi minacce ibride delle campagne di disinformazione, cioè falsificare i dati nelle ore subito dopo l'apertura delle urne, quando i dati non sono ancora ufficiali, per creare confusione nel dibattito pubblico, okay? Nel caso italiano i principali partiti hanno firmato un accordo per non usare deepfake contro gli avversari. Allora, come si difende in realtà l'architettura, l'infrastruttura generale? C'è una cifratura end to end dei canali di trasmissione dei dati elettorali.
c'è il monitoraggio real time delle anomalie dei flussi dati, quello che dicevamo prima, e c'è la segmentazione della rete. I sistemi elettorali sono isolati dalle reti pubbliche. C'è la resilienza per design, quindi anche se un sistema digitale fosse compromesso, il voto cartaceo fisico resta il riferimento legale. C'è il coordinamento poi istituzionale, quindi il Viminale, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i servizi di intelligence lavorano insieme per la sorveglianza generale, diciamo. Bene, qui facciamo una sezione a parte, perché vi dico, io andrò a votare, però non vi dirò mai quello che voto. Oggi come oggi c'è questa moda di di dover per forza dire verso i social, sui social: io voto questo, no, mi piace questo, no, voto questo, no, perché voto questo, perché voto quell'altro, perché. Sinceramente a me ne frega niente di sentire le vostre voci, di che cosa votate, di perché lo votate. Mh. Ma non perché forse io son fatto così, forse gli altri magari interessa qualcosa, a me no. E credo che anche a voi non interesserà niente di sapere che cosa io vado a votare. Per questo non lo dico, ma anche perché m'è capitata un po' di anni fa una situazione per cui, vedete io stavamo organizzando un gruppo di persone, uhm una raccolta firme per promuovere un referendum che si chiamava Quorum Zero, per promuovere appunto il quorum zero in tutti i referendum. Ora, quella raccolta firme poi non era passata, però, per i referendum costituzionali è passata la riforma nel 2020, mi sembra, giù di lì, 2021, che per i referendum costituzionali non c'è il quorum. Infatti nel referendum di questo fine settimana non ci sarà il quorum, quindi se vince sì, vince sì, se vince no, non c'è un quorum del 51.1%, del 51%. Niente, torniamo al 2013, quando io promossi con un gruppo di persone la raccolta firme per il referendum Quorum Zero, tra l'altro, anche appoggiata da alcuni, giornalisti che qua non nomino. Mhmm, Niente, perché io volantinavo, facevo molto, ehm volontariato, diciamo. Più che volontariato, cioè noi l'avevamo proprio organizzata quella raccolta firma, l'avevo organizzata io con altre donne, con altre persone, però a me piace sempre partecipare nelle cose che organizzo, non mi piace stare in disparte, quindi mi son messo dietro a volantinare anche io, perché comunque mi piaceva farlo, poi si conosce la persone, eravamo in centro a Milano, più o meno tra Castello Sforzesco e il Duomo, giù di lì. Ehm, Niente, io presi i miei volantini e li diedi, volevo darli ad una donna che passava di lì, una donna. Dunque stavo per dare il volantino a questa donna, che era una donna in carriera, si vedeva con la giacca e i pantaloni da uomo, insomma. Gli porgo il volantino, lei mi dice: "Ma perché cos'è?" Io gli spiegai per il quorum zero, eccetera, e lei mi dice: "No, ma non mi interessa perché io non voglio che anche il barbone di turno possa decidere della legge, delle nostre leggi italiane." Prese e se ne andò e io rimasi di stucco veramente. E un signore dall'altra parte della strada vide la scena, venne davanti a me e mi disse: "No, ma non ci pensare a quella", mi disse: "Tu di dove sei? Sei qua, ti pagano?" Io dissi: "No, guarda, non sono di Milano, guardi, non sono di Milano, non mi pagano, sono qua, a fare il volontario, anche se ho organizzato questa cosa, assieme a delle altre persone." E mi disse: "Guarda", mi disse: "Tu sei una persona da prendere d'esempio, non ti fermare, anche se a me non me ne interessa niente di questa cosa qua che stai facendo, del quorum, in questa cosa qua, non me ne frega niente, però vai avanti, non ti fermare perché tu sei l'esempio per le persone giovani come te, che non devono stare rinchiuse, devono uscire, devono fare le cose che si sentono di fare perché è giusto così." E niente, lo salutai, ci salutammo: "Grazie signore, grazie", insomma,
prese, andò via col cappello, con il suo bastone. Niente, mi si avvicinò poi la mia amica e mi disse: "Ma, scusa, ma cosa t'ha detto Umberto Eco?" Dico: "Umberto Eco? Ma chi è Umberto Eco?" "Ma quel signore lì era Umberto Eco, non l'ha riconosciuto?" Ho detto: "Ma no, ma cavolo professore!" Ci rimasi proprio di stucco anche lì, insomma, il professore, l'intellettuale, ha scritto tantissimi libri famosissimi, insomma. E lì io conobbi Umberto Eco a Milano, che mi disse quella cosa lì, senza neanche conoscerlo. Poi dopo lui morì nel 2016, poverino. Quindi, signori, questo è uno dei motivi per cui io non vi dico cosa voterò, perché il solo pensiero che io voterò, per alcuni di voi sarà pericoloso, senza sapere neanche che cosa voterò. Potrò votare sì, potrò votare no, ma io voterò. E per alcuni di voi il fatto che io voterò sarà un fattore di pericolo, solo questo, e non saperlo renderà ancora più pericoloso questo fattore. Quindi voglio finire così, non vi dirò mai quello che voterò. Quindi buon voto a tutti, però andate a votare, mi raccomando, andate a votare, perché è giusto così. Siamo in una democrazia e in una repubblica, quindi è giusto che andate a votare, uomini e donne. Ci vediamo poi ai seggi. Ciao a tutti e grazie per essere stati qua. Un ciao anche a Umberto Eco, mitico. Alla prossima ragazzi. Ciao ciurma.